Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme la falabella, ma ho deciso di realizzarla in modo diverso, ovvero mixando mattonelle e lavorazione granny per renderla più particolare. Protagonista di questo progetto è il macramè barbante di Filati 3 Sfere, un cotone 100% riciclato, ideale per la realizzazione di diversi progetti, ma nel progetto di oggi vedremo appunto una borsa. È venuto un modello bello grande, misura 28 cm x 35 e abbiamo una profondità di 8 cm. L'ho foderata all'interno, è completamente foderata. Nel tutorial vi ho dato tutti i consigli utili, quindi vi ricordo che trovate il link diretto al sito Filati 3 Sfere nel box informazioni qui in basso, insieme a tutta la lista dell'occorrente, ma ora vediamo subito appunto cosa ci occorre nel dettaglio. Per questo progetto ho utilizzato 2 gomitoli di macramè barbante, sicuramente il secondo non lo utilizzerete tutto. In questa colorazione bluette, 2,80 m di catena, 2 chiusure magnetiche, del feltro per irrigidire, ovviamente avremo bisogno anche del tessuto per foderare, un moschettone che ci servirà per realizzare la nappina, avremo poi bisogno di un uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo avviando un cerchio magico e al suo interno andremo a lavorare 4 gruppi da 4 maglie alte e 3 catenelle. Quindi blocco innanzitutto con una catenella e lavoro altre 2 catenelle per sostituire la prima maglia alta. Lavoro 3 maglie alte e abbiamo quindi formato il primo gruppo. A questo punto lavoriamo 3 catenelle e procederemo lavorando altri 3 gruppi formati da 4 maglie alte e 3 catenelle. Lavorati i 4 gruppi, andiamo a chiudere il cerchio magico tirando il filo, lo tiriamo per bene, chiudiamo poi il giro puntando l'uncinetto nella terza catenella delle 3 iniziali e facciamo una maglia bassissima in questo modo.
A questo punto noi dobbiamo andare a lavorare all'interno delle asoline che abbiamo creato, quindi all'interno di questi spazi. Per non fare maglie bassissime volto il lavoro per questo giro e procedo lavorando all'interno di ogni spazio 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Per quanto riguarda l'avvio del lavoro, in questo caso io vado a fare una maglia bassa all'interno dello spazio ed alzo il lavoro facendo una maglia bassa sulla maglia bassa appena lavorata. Se voi preferite potete fare tranquillamente le 3 catenelle. Quindi questa mi sostituisce la prima maglia alta, vado a fare le altre 3 maglie alte. Due catenelle ed altre 4 maglie alte all'interno dello stesso spazio. A questo punto facciamo una catenella e proseguiamo. Spazio successivo, 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Di nuovo una catenella che faremo ad ogni fine modulo, quindi una volta fatte le 4 maglie alte, le 2 catenelle, le 4 maglie alte, per passare allo spazio successivo faremo una catenella. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine del giro. Ok, terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto. Quindi puntiamo l'uncinetto nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. A questo punto devo rigirare il lavoro, quindi riporto il lavoro sul dritto e per questo giro andremo a lavorare una maglia alta in ogni punto sottostante. Tanto faccio una catenella, sostituisco la prima maglia alta sempre con le 2 maglie basse una sopra l'altra, dopodiché procedo lavorando una maglia alta per i 3 punti successivi, facciamo una catenella e all'interno di ogni spazio andiamo a lavorare una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. A questo punto lavoriamo di nuovo una catenella e una maglia alta in ogni punto sottostante, quindi qui abbiamo 4 maglie alte, andremo a lavorare 4 maglie alte. Facciamo poi una catenella e di nuovo una maglia alta nei 4 punti successivi,
una catenella, una maglia alta nello spazio, 2 catenelle ed una maglia alta nello spazio, e poi si ricomincia da capo lavorando una catenella, una maglia alta per ogni maglia alta sottostante, una catenella di separazione e così via per tutto il giro. Quindi terminiamo il giro e ci vediamo al termine per chiudere. Ok, ultima maglia alta, ultima catenella, chiudiamo il giro con una maglia bassissima nel primo punto. Ok, a questo punto lavoriamo il penultimo giro, quindi procedo sempre lavorando una catenella ed una maglia bassa sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta. Quindi per alzare il lavoro potete scegliere se fare le 3 catenelle o utilizzare questo metodo. Quindi questa mi sostituisce la prima maglia alta. Procedo lavorando una maglia alta nei 3 punti successivi. Lavoriamo poi 2 catenelle e nello spazio di 2 catenelle sottostante andiamo a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi partiamo con le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. 1, 2 e 3. Lavoriamo di nuovo 2 catenelle e procediamo lavorando le maglie come si presentano, ovvero 4 maglie alte, una catenella e 4 maglie alte. Fatte le 4 maglie alte, come vi ho già detto, facciamo una catenella e proseguiamo lavorando le altre 4 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle e all'interno dello spazio di 2 catenelle sottostante andiamo a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle e si continua lavorando come abbiamo fatto da questo lato per tutto il giro. Il procedimento è sempre lo stesso. Qui su questo lato andiamo a lavorare le maglie come si presentano: 4 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte, poi lavoriamo 2 catenelle e
nello spazio formato da 2 catenelle andiamo a lavorare il modulo appena lavorato, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Quindi terminiamo il giro e poi vediamo come procedere. Bene, terminato anche questo giro, a questo punto non ci resta che innanzitutto chiudere questo giro con una maglia bassissima nel primo punto. Dopodiché faccio una catenella e andremo a lavorare quello che sarà l'ultimo giro della nostra mattonella, quindi il giro di rifinitura a maglia bassa. Procederemo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante per quanto riguarda ovviamente le maglie alte. Quindi qui ho 4 maglie alte, procedo lavorando 4 maglie basse. All'interno dello spazio formato da 2 catenelle lavoro 2 maglie basse. Qui ho poi 3 maglie alte, quindi procedo lavorando 3 maglie basse. Nello spazio formato da 2 catenelle, quindi quello dell'angolo, lavoro 3 maglie basse. E poi procedo lavorando 3 maglie basse, quindi una per ogni punto. Ho di nuovo le 2 catenelle, quindi 2 maglie basse. Una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi ho 4. Una maglia bassa dove ho la catenella di separazione e procedo così per tutto il giro. Quindi una maglia bassa per ogni maglia alta sottostante. Qui dove ho le 2 catenelle lavoro 2 maglie basse, 3 maglie basse nell'angolo, quindi in ogni angolo 3 maglie basse, e dove ho una sola catenella, quindi proprio qui nel lato tra un gruppo di 4 maglie alte e l'altro una maglia bassa. Quindi continuiamo così per tutto il giro. Ok, una volta terminato anche questo giro, tagliamo il filo, chiudiamo con la sola di chiusura e dovremo andare a realizzare altre 3 mattonelle uguali. Quando avremo lavorato le 4 mattonelle dobbiamo andare ad unire 2 per posizionarle poi nella parte frontale della borsa ed altre 2 per posizionarle sulla parte retro, quindi dovremo semplicemente unirle a coppia. Per unire le 2 mattonelle insieme mettiamo dritto contro dritto in questo modo e andremo a cucirle a maglia bassissima. In alternativa potete cucire anche con ago e filo. Prendo il filo, mi faccio il cappietto iniziale, utilizzo lo stesso uncinetto, partirò dalla maglia d'angolo, quindi qui nell'angolo abbiamo 3 maglie basse, noi andiamo a puntare l'uncinetto nella maglia centrale prendendo solo l'asola esterna, quindi precisamente questa. In questo modo ho preso solo l'asola verso di me. Faccio lo stesso anche per l'altra mattonella, quindi punto l'uncinetto prendendo l'asola esterna in questo modo.
e chiudo a maglia bassissima. Procederò nello stesso modo per ogni punto che ho su questo lato. Dobbiamo cucire solo un lato, quindi punto l'uncinetto prendendo solo la sola esterna del punto successivo, in questo modo, asola esterna della mattonella frontale e chiudo a maglia bassissima e cuciamo così tutta la mattonella. Terminata la cucitura faccio una catenella, taglio il filo e poi successivamente andrò a bloccarlo tra le maglie. Bene, a questo punto non ci resta che procedere con la lavorazione del corpo della borsa, quindi prendiamo una coppia di mattonelle e facciamo partire la lavorazione che comprenderà la parte frontale e retro più la base, mentre la parte alta della borsa sia del pannello frontale che del pannello retro la vedremo successivamente. Quindi ripartiamo facendo il cappetto iniziale e ci andiamo ad agganciare sull'angolo della mattonella. Quindi calcoliamo sempre la maglia centrale delle 3 che si trovano nell'angolo. Questa volta prendo tutta la maglia, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. In questo modo avrò sostituito la prima maglia alta. Procedo lavorando una maglia alta nei 2 punti successivi. In questo modo. Ora lavoro 3 catenelle, salto 3 punti di base, vado nel successivo, lavoro una maglia alta nei 3 punti successivi, quindi 1, 2, e 3. Lavoro di nuovo 3 catenelle, salto 3 punti di base, vado nel successivo e lavoro una maglia alta nei 3 punti successivi, e questo sarà il procedimento che ripeterò per tutta la riga. Una volta lavorata tutta la riga, voltiamo il lavoro e dovremo andare a lavorare la riga che poi andrà alternata per tutta la lavorazione. Quindi mi alzo sempre facendo una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa, in questo modo.
Quindi abbiamo sostituito la prima maglia alta, lavoriamo 2 catenelle che sostituiscono le 2 maglie alte sottostanti e andiamo a lavorare all'interno di questo spazio formato da 3 catenelle 3 maglie alte. Quindi una, due e 3. Qui abbiamo 3 maglie alte, le sostituiamo con 3 catenelle, quindi dove abbiamo le maglie alte andiamo a lavorare le catenelle, dove abbiamo le catenelle andiamo a lavorare le maglie alte. Ovviamente il numero di catenelle corrisponderà alle maglie alte sottostanti, idem per le maglie alte che andiamo a lavorare nello spazio, abbiamo 3 catenelle, 3 maglie alte andiamo a lavorare. Quindi procediamo, abbiamo lo spazio di 3 catenelle, quindi lavoriamo 3 maglie alte. Di nuovo 3 maglie alte, quindi 3 catenelle e così via per tutta la riga. Terminiamo la riga come l'abbiamo iniziata, quindi con 2 catenelle ed una maglia alta nell'ultimo punto. In questo modo, a questo punto voltiamo il lavoro e diciamo che la lavorazione è sempre quella, ovvero dove abbiamo le catenelle dobbiamo andare a lavorare le maglie alte, dove abbiamo le maglie alte lavoreremo le catenelle, seguendo sempre comunque i punti che abbiamo in basso. Quindi partiremo e termineremo sempre con la maglia alta. Quindi qui ho la maglia alta, alzo il lavoro con la maglia bassa e un'altra maglia bassa. Qui ho le 2 catenelle, quindi all'interno vado a lavorare 2 maglie alte. Dopodiché ho le 3 maglie alte, quindi lavoro le 3 catenelle e poi procedo sempre nello stesso modo. Alle 3 catenelle lavoro 3 maglie alte. Procediamo così per tutta la riga e per tutte le prossime righe, quindi alternando queste 2 righe tra loro fino a raggiungere la misura che trovate indicata qui in alto. Quindi il numero di righe che andrò a lavorare io lo trovate indicato qui in alto, ma trovate anche la misura in centimetri che sicuramente può esservi più utile. Quindi raggiungiamo le misure e poi vediamo come procedere. Bene, una volta lavorate le 21 righe e aver raggiunto 31 centimetri, ovviamente solo di questa parte, non fate caso se il pannello è un po' deforme, ma poi andremo a dargli la forma con il feltro, magari gli diamo anche una leggera stiratina. Dobbiamo adesso andare ad agganciare il pannello all'altra coppia di mattonelle. Quindi cosa facciamo? Questo è il davanti, il dritto del lavoro,
questo è il dritto delle mattonelle e li andiamo a posizionare in questo modo, quindi dobbiamo guardare il rovescio. Ovviamente poi ho il lavoro da questo lato. Non vi ho detto che qui ho messo i marcapunti per segnalarmi, diciamo, la parte del fondo, quindi poi vi darò anche le indicazioni per quanto riguarda questo, ma ora occupiamoci di cucire le altre due mattonelle. Ci posizioniamo in questo modo, quindi questo è il rovescio del pannello, questo è il dritto delle mattonelle, lo mettiamo dritto contro dritto in questo modo. Puntiamo l'uncinetto nella prima maglia del pannello, prendiamo tutta la catenella e prendiamo tutta la catenella della maglia d'angolo delle mattonelle in questo modo. Prendiamo il filo e andiamo a chiudere a maglia bassissima. Quindi la cucitura sarà tutta a maglia bassissima. Procediamo, puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva delle mattonelle, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. E andremo a cucire tutto il pannello alle mattonelle in questo modo. In alternativa potete anche andare a cucire con ago, tirafettuccia e lo stesso filato, però secondo me è più comodo così perché non tagliamo il filo e comunque la cucitura viene bene perché ho già fatto una prova. Quindi procedo in questo modo e poi dobbiamo andare a tagliare il filo perché dobbiamo passare alla parte delle diminuzioni. Terminata la cucitura, punto per punto faccio una catenella, ho già tagliato il filo, tiro fuori e poi vado a nascondere e bloccare il tutto tra le maglie. Bene, per quanto riguarda la parte delle diminuzioni, un lato già l'ho fatto, l'altro lo faremo insieme. Facciamo il cappietto iniziale, ci andiamo ad agganciare sempre nell'angolo della mattonella, quindi nel punto d'angolo noi puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Lavoreremo una maglia bassa per ogni punto che abbiamo lungo questo lato.
Ok, a questo punto procederemo lavorando a maglia alta e dovremo andare a fare anche le diminuzioni. Ne faremo 2 per lato, quindi voltiamo il lavoro e per quanto riguarda la prima diminuzione vado direttamente a saltare il primo punto, quindi punto l'uncinetto nel punto successivo, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa. Questo lo faccio per alzare il lavoro. In alternativa potete fare o la maglia bassa e le 2 catenelle o direttamente le 3 catenelle. A questo punto devo fare l'altra diminuzione. Per fare l'altra diminuzione punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo, non chiudo, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo e vado a chiudere le prime 3 asole insieme e le altre 2 insieme. In questo modo avrò lavorato 2 punti insieme ed ho creato la seconda diminuzione. A questo punto si procede lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante e al termine della riga dovremo andare a fare le altre 2 diminuzioni, quindi lavorare 2 punti insieme per 2 volte. Abbiamo gli ultimi 4 punti che dobbiamo andare a lavorare in coppia, quindi i primi 2 li lavoriamo insieme, quindi puntiamo l'uncinetto, prendiamo il filo, non andiamo a chiudere, puntiamo l'uncinetto nel successivo, prendiamo il filo, chiudiamo le prime 3 asole e le altre 2. Ripetiamo lo stesso procedimento anche per gli ultimi 2 punti. Avremo lavorato la prima riga di diminuzioni. Questa riga dovremo ripeterla per un totale di 6 volte, quindi compresa anche questa dovremo andare a lavorare 6 righe di maglia alta con le diminuzioni sia di inizio che fine riga, 2 per lato. Quindi procediamo, partiamo sempre saltando il primo punto, andiamo nel successivo e alziamo il lavoro. Io lo alzo sempre con una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa. In questo modo ho sostituito la prima maglia alta, ho anche fatto la diminuzione perché ho saltato un punto, devo fare la seconda diminuzione che farò lavorando i successivi 2 punti insieme. In questo modo ora procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante e poi ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Ovviamente l'inizio riga è diverso rispetto al fine riga, in quanto a fine riga andiamo a lavorare 2 maglie insieme per 2 volte, mentre ad inizio riga saltiamo un punto per avviare il lavoro, però comunque sempre che facciamo 2 diminuzioni per lato. Quattro punti finali li andiamo a chiudere in coppia, quindi 2 insieme e gli ultimi 2 insieme.
Quindi questo sarà il procedimento che dovremo ripetere, come vi ho già detto, per un totale di 6 righe, quindi a questo punto ne restano 4 perché 2 le abbiamo già lavorate. Quindi lavoriamo tutte le righe e poi vediamo come procedere. Una volta lavorate tutte le righe di diminuzioni, a questo punto non ci resta che andare a rifinire tutto il bordo del nostro pannello, quindi dobbiamo andare a fare il giro di perimetro. Comunque la misura di tutto il pannello, ovvero dall'inizio fino alla fine, sono 74 cm totali. Procediamo quindi con il giro di rifinitura. Partiamo facendo una catenella e vado a lavorare una maglia bassa all'interno della maglia alta, lavoro una maglia bassa alla base e comunque vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Devo proprio andare a contornare tutto il bordo e a rifinirlo. Qui diciamo che ho l'angolo esattamente dove è partita la lavorazione delle diminuzioni, quindi cosa faccio? Faccio una maglia bassa, una catenella e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante. Quindi dove ho la parte spigolosa, tra virgolette, vado a staccare con una catenella. Anche in questa parte continuiamo lavorando una maglia bassa per ogni punto. In ogni angolo, come abbiamo detto, andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa e poi si procede sempre lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante.
Terminato il giro, facciamo una catenella e procederemo lavorando un altro giro a maglia bassa, quindi lavorando i punti come si presentano. Ovviamente però negli angoli andiamo a fare sempre l'aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho sottostante. E una volta terminato tutto il giro, tagliamo il filo, chiudiamo con asola di chiusura e avremo terminato la lavorazione del pannello. Allora, ho posizionato il pezzo di feltro che non mi copre tutto il pannello, come potete vedere, ma ho cercato di centrarlo, quindi diciamo che queste due parti, le fascette quelle con le diminuzioni, le vado a ricavare separatamente. Qui ho un pannello di 60 cm x 27, quindi lo vado a cucire tutto lungo il pannello, poi ricaverò questa parte e quest'altra parte separatamente, la cucirò sempre dando la forma al pannello ad uncinetto e poi successivamente andremo a foderarla e poi ci occuperemo dei laterali. E una volta irrigidito tutto il pannello, io ho già creato anche un laterale irrigidito. A questo punto andiamo a creare l'altro laterale insieme. Per quanto riguarda le misure, ho applicato dei marker, li avevo applicati anche prima, però poi ho sistemato il tutto con pannello irrigidito e comunque ho dato anche la forma. Quindi dal primo marker all'angolo, ovvero quindi da dove partirà la lavorazione del laterale, all'angolo qui, prima che partano le diminuzioni, sono 25 cm e 25 cm sono anche da quest'altro lato, mentre per quanto riguarda il laterale stesso sono 8 cm e 13 punti di base. Quindi ora con lo stesso filato andiamo a lavorare il laterale, ci agganceremo direttamente sul pannello. In alternativa potete anche lavorare il laterale separatamente e poi andarlo a cucire successivamente. Io ho preferito così. Facciamo il cappietto iniziale e ci agganciamo direttamente nel primo punto, quindi dove abbiamo messo il primo marker. Ok, a questo punto non faremo altro che procedere lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere l'altezza o comunque il numero di righe che trovate indicato qui in alto. Quindi si volta il lavoro e si procede lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, come vi ho già detto, fino a raggiungere l'altezza.
Lavorate le 41 righe, aver raggiunto 25 centimetri. A questo punto tagliamo il filo, lo andiamo a nascondere tra le maglie e, come abbiamo fatto per il pannello, andiamo ad irrigidire anche i laterali. Come vi avevo mostrato prima, ho già irrigidito un laterale, l'altro lo andrò a fare in questo momento. Ho cucito il tutto in modo approssimativo, tanto comunque poi sarà coperto tutto dalla fodera. Ovviamente in alternativa potete tranquillamente irrigidire con il feltro e cucirlo tutto per bene, se volete lasciare l'interno solo con il feltro, quindi foderato con il feltro, oppure fare come ho fatto io. Quindi faccio la catenella, ho già tagliato il filo e lo nascondo tra le maglie. A questo punto si va a foderare. Io ho già posizionato il tessuto, ma dobbiamo anche andare ad applicare le chiusure a calamita, quindi dobbiamo forare il tessuto. Andrò a posizionare 2 chiusure. Io qua ora ho messo uno spillo nero, quindi non si vede, però comunque la posiziono a 3 cm dal bordo e 3 cm per quanto riguarda in altezza, quindi dal bordo superiore 3 cm, dal bordo laterale 3 cm. Stessa cosa farò da questo lato e sull'altra parte del pannello. Quindi cosa faccio? Vado a posizionare la griglietta della chiusura, quindi so che qui devo andare a posizionare la mia chiusura, quindi vado a fare 2 forellini seguendo la griglietta in dotazione con la chiusura. Posiziono la calamita, quindi faccio entrare le alette all'interno. In questo modo poi io ho ritagliato anche un pezzo di feltro per dare più sostegno. Forato anche questo seguendo la griglietta della calamita e poi vado ad inserire la calamita. Dopodiché basterà chiudere le alette e avremo posizionato la nostra chiusura. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per le altre 3. Una volta applicate le chiusure possiamo procedere con la cucitura della fodera. Stessa cosa ovviamente faremo per i laterali, fodereremo anche i laterali. Successivamente andremo ad assemblare il tutto. Allora, per cucire il laterale vado innanzitutto a bloccare il filo all'interno, lo blocco alla base del laterale. Dopodiché lo porto fuori verso l'esterno ed inizio a cucire entrando ed uscendo sia dalle asole che ho qui sul pannello sia da quelle che ho lungo il laterale. Lungo il laterale non ho proprio l'asola completa della maglia bassa, ma comunque calcolate che abbiamo
le maglie basse di ogni riga lavorata, quindi andiamo semplicemente a cucire. Proseguiremo in questo modo fino alla fine, poi bloccheremo il filo e ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro laterale. Bene, una volta assemblato il tutto non ci resta che andare a cucire la catena tutta intorno. Cucirò con il doppio filo, quindi ho lasciato filo lungo, l'ho messo a doppio, lo vado a bloccare all'interno. Prendo la catena ed inizio a cucire entrando ed uscendo sia dalle maglie che ho sul pannello ad uncinetto, ovviamente, sia dalle maglie della catena. Lungo i laterali, non avendo proprio le asoline come abbiamo qui sul bordo scoperto, facciamo passare semplicemente il filo tra le maglie e poi entriamo nella maglia della catena. Questo sarà il risultato una volta cucita tutta la catena. Ovviamente ho cucito prima un lato, poi l'altro e la catena che farà da manici l'ho aggiunta successivamente. La parte di catena che fa da manico misura 60 cm per lato, quindi 60 cm questa parte e 60 cm quest'altra. Per realizzare la nappina ho innanzitutto tagliato 15 fili da 28 cm. A questo punto li unisco insieme, prendo un altro pezzo di filo, lo faccio passare al centro, quindi ho piegato a metà i fili e blocco con un nodino. Prendo un altro filo,
Poi infine ho bloccato tutto con un nodino al moschettone, ora vado a pareggiare i fili ed avrò concluso. Bene, questo sarà il risultato una volta terminata la borsa. Non sta molto nell'inquadratura perché è venuta una borsa abbastanza grande. Sono molto soddisfatta del risultato, spero che questo progetto piaccia anche a voi. Se è così fatemelo sapere come sempre con un commento qui in basso, un bel pollice in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial ed attivate la campanella per ricevere la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. Vi ricordo che trovate tutti i link utili nel box informazioni qui in basso, compreso il link diretto al sito Filati 3 Sfere. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!